problema legato al clima su cui abbiamo deciso di focalizzarci è la fusione del permafrost e anche sulle possibili conseguenze derivanti da esso, in particolare l'innalzamento del livello del mare, l'inquinamento dello stesso e la perdita e la distruzione delle risorse naturali. Da qui abbiamo cercato di capire quale fosse il metodo più innovativo, più efficace e più interessante possibile per poter raggiungere la maggior parte della popolazione, in particolare quella giovane. E abbiamo deciso di utilizzare il gioco di ruolo, o meglio, creeremo un manuale, un toolkit che prevede più scenari che possono poi dopo creare un gioco di ruolo, con all'interno anche una parte specifica sulla creazione dei personaggi. In particolare si svilupperà in 3 step questo gioco di ruolo. Il primo, ovvero la creazione dei personaggi, dei costumi di scena e anche sulla spiegazione dei vari scenari possibili da intraprendere. La seconda fase in cui si svilupperà la storia stessa, ovvero in vari step il gruppo di protagonisti dovrà affrontare antagonista per antagonista tutti i vari problemi connessi legati al problema principale fino ad arrivare al boss finale, ovvero un'allegoria della fusione del permafrost e di tutto quello che potrebbe rilasciare di dannoso e potenzialmente mortale per l'intera specie umana. E infine lo step finale, ovvero la parte di resilienza da parte della popolazione, ovvero come essa riesce a reagire e a ripartire da zero partendo da uno scenario post-apocalittico cercando di costruire un ambiente tranquillo e sereno in cui vivere. Il processo di progettazione del nostro prototipo è partito da un gruppo di volontari all'interno del nostro comitato che ha deciso di riunirsi per fare un'analisi dei bisogni e vedere in base ai punti di forza e ai punti di debolezza interni ed esterni la possibilità di poter partecipare a questo progetto. Abbiamo iniziato partendo dall'analisi di questi punti di forza e debolezza per poi dopo arrivare all'individuazione di 3 obiettivi principali, ovvero innovazione, creatività e sensibilizzazione. Partendo da questi 3 obiettivi abbiamo deciso di riunire le varie idee attraverso un brainstorming per arrivare alla fine a 2 idee progettuali principali, una incentrata sull'uso energetico e una invece sulla creazione di un gioco di ruolo a tema cambiamento climatico, che è stata poi dopo la scelta finale su cui abbiamo deciso di puntare. Da qui abbiamo poi pensato anche alla fase successiva con i nuovi fondi. Con essi vorremmo mettere per iscritto attraverso una creazione fisica del manuale tutti i vari personaggi con una descrizione completa e anche degli scenari e su anche il master che sarà poi dopo la figura principale per permettere ai protagonisti come potersi muovere all'interno dei vari step e su come creare una bella storia. Oltre a questo abbiamo deciso di focalizzarci anche sul coinvolgimento di possibili sponsor che ci permetterebbero di realizzarlo concretamente, questo gioco di ruolo, oltre che al diffonderlo a quante più persone possibili. Per capire il reale impatto che avrebbe il nostro progetto sulla comunità, abbiamo deciso di divulgare in una settimana di tempo un breve questionario che ha ricevuto in questo lasso di tempo ben oltre 600 risposte. Da queste sono emersi alcuni dati interessanti che vorremmo riportarvi in questo video. Il primo dato riguarda l'unica informazione anagrafica che abbiamo richiesto all'interno di questo breve questionario, ovvero l'età. Nonostante all'inizio ci fossimo concentrati su un target di popolazione giovane, ovvero un'età compresa indicativamente fra i 10 e i 25 anni, la maggior parte dei partecipanti che ha risposto al sondaggio, che ha oltre 30 anni, si è dimostrata interessata al progetto. Da qui abbiamo deciso di allargare il nostro target anche ad un possibile contesto familiare. Il secondo dato invece riguarda l'interesse da parte dei partecipanti riguardo al gioco di ruolo come un metodo divulgativo ed informativo ottimale per riuscire ad essere il più efficaci possibili e a questo ha risposto oltre il 70% dei partecipanti in maniera affermativa. Il terzo dato che vorremmo mettere alla luce riguarda invece l'interesse da parte dei partecipanti nell'approfondire conoscenze legate al tema del cambiamento climatico, circa oltre il 50%.
Infine vogliamo sottolineare anche la grande proattività dei partecipanti al sondaggio, in quanto abbiamo ricevuto tantissimi feedback che tendevano a ampliare e integrare la nostra idea progettuale iniziale con tanti vari suggerimenti che sicuramente terremo in considerazione.